Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria, nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina e pomeridiana di Santi e Caffè. Qui siamo all'orario che conoscete, cioè le 9:17, ma in Italia sono le 13:17. Oggi 22 gennaio è la festa liturgica dei santi Vincenzo e Anastasio Martiri, ma oggi inizia anche la novena a San Giovanni Bosco. Ecco, non dimentichiamo questo importante appuntamento che vorrei che tutto il piccolo resto tenesse presente. Don Bosco ci è vicino, ma poi Don Bosco è un santo così caro a tutti noi. Gli vogliamo bene, lo sentiamo particolarmente presente nel nostro cammino. Io ne sono particolarmente devoto, come penso molti di voi sappiate. Sono stato parroco anche della parrocchia di San Giovanni Bosco, ma non è lì che è nata la mia devozione. È da quando sono un ragazzo che questa figura straordinaria di Don Bosco mi affascina e mi conquista. Quindi vi raccomanderei, su internet trovate disponibili le novene da fare per invocare l'intercessione di questo straordinario padre dei giovani, Don Bosco, che anche qui in America Latina è molto molto venerato. Ecco, allora intanto eccolo lì Don Bosco, con un po' di ritardo è arrivato pure lui. Intanto volevo dirvi, ecco, che mi trovo in Cile. Ieri sera siamo riusciti ad attraversare il valico delle Ande e abbiamo lasciato con enorme fatica, adesso vi racconto brevemente, l'Argentina e siamo entrati in Cile. Argentina e Cile, a quanto pare, pur non volendolo fare emergere, non sono proprio in buoni rapporti. Non sono proprio in buoni rapporti Argentina e Cile. Io non ero stato mai in Cile, quindi non avevo mai attraversato la frontiera occidentale. Avevo attraversato per ovvie ragioni la frontiera nord-orientale e nord-occidentale, voglio dire Uruguay e Paraguay, e poi Brasile, ma non ero mai venuto in Cile. Ecco, allora per fare questo cammino qui e arrivare a Santiago del Cile, dove ancora non mi trovo, abbiamo attraversato questo è il repertorio fotografico. Abbiamo attraversato le Ande. Le Ande sono le Alpi latinoamericane. Ecco, vi dico un attimino qualcosa sulle Ande. La Cordigliera delle Ande, Cordigliera de los Andes, è un'importante catena montuosa dell'America meridionale e dell'Antartide, situata nella parte più occidentale del continente e attraversa 7 stati dell'America Latina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina. Ecco, e alcuni di questi paesi sono chiamati andini. Rappresenta il settore meridionale della più estesa cordigliera americana, che addirittura parte dall'Alaska e arriva alla Terra del Fuoco. Con i suoi circa 7200 km di lunghezza è considerata la catena montuosa più lunga del mondo. E anche peraltro l'altezza delle cime delle Ande. Queste sono fotografie del repertorio nostro, scattate dalle nostre sorine e dai seminaristi. Abbiamo fatto una raccolta, ve le stiamo mostrando, quindi non sono immagini desunte da internet, ma proprio fatte da noi. Però ecco, e quindi vi dicevo che la vetta più alta delle Ande si chiama Aconcagua, è la Aconcagua, con circa, pensate, circa 7.000, siamo a 7.000 metri di altitudine, esattamente, se volete essere informati sulla precisione, 6.967 metri di altezza. Qui, come sapete, nell'emisfero australe è estate, però abbiamo visto da qualche parte anche i ghiacciai, e credo che abbiamo intravisto proprio questa vetta della Aconcagua, che è la vetta più alta delle Ande. E così attraverso le Ande io non immaginavo che avremmo dovuto fare questa fatica. Perché la strada non è delle migliori. Pensate che a un certo momento, non so se i collaboratori possono mostrare l'immagine dell'As Coanquas, mi pare che si chiamino, Cuencas, praticamente è una strada da capogiro, fioli cari, come se a volte si vedono nei documentari e nei film. È praticamente una strada che prima sali a circa 4.000 metri, no, 4.000 no, 3.000 metri, 3.000 al massimo 3.500 metri,
di altezza, infatti avevo un po' il fiato corto, lo sentivo perché io lo sento. C'è chi quando va ad alta quota soffre di mal di testa e c'è chi invece ha un problema di respiro corto. Grazie a Dio il mal di testa io non lo soffro, ma sì invece il fiato corto, e ovviamente sempre anche un po' lo stomaco che risente di questi, con ogni evidenza, essendo delicato di stomaco lo risento. E stavo dicendo appunto che siamo saliti lì sopra, sulle zone delle Ande, e attraversando i villaggi sembrava di stare sulle Alpi, ecco, sembrava di stare sulle Alpi perché lasciando l'Argentina dopo Mendoza, che è la città più importante a ovest dell'Argentina, città del vino, città turistica, ma anche città con moltissimi italiani venuti qui tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Ieri in macchina mi facevo leggere la storia del libro Cuore, dagli Appennini alle Ande, molto bella la storia di Marco, mi pare che si chiami, il fanciullo la cui mamma viene in Argentina e lui viene a cercarla. Provate a rileggerla, avrete un'idea di dove ci stiamo muovendo noi con questa missione a De Gentes. E allora non voglio perdermi, però il discorso, il racconto è avvincente. Dicevo, abbiamo lasciato Mendoza e poi la strada prevedeva che per arrivare al confine fossero circa 2 ore. Erano già le 6 del pomeriggio, 5 e mezzo del pomeriggio. Io non avrei mai potuto immaginare che ci saremmo inoltrati tra le vette di queste maestose cime andine che nulla hanno da invidiare alle Alpi, anche se le Alpi e i Pirenei sono più decantati perché l'eurocentrismo funziona sempre, ma non hanno nulla da invidiare, anzi persino credo che per certi versi certi valichi e certi passaggi delle Ande sono persino più suggestivi di quel che abbiamo visto. E abbiamo attraversato questa strada a salire, si saliva, per poi finalmente arrivare al momento in cui con le caracoles, si chiamano così, siamo scesi dall'Argentina verso il Cile. È veramente da capogiro, si attraversa un tunnel di circa 4 chilometri che si chiama il tunnel di Cristo Redentore, non mi pare di vederlo bene, ma la regia forse sta mostrando le caracoles, che sarebbe questa strada attraverso curve spaventose che si inoltrano attraverso 29 tornanti ad una quota che va da 3.000 a 800 metri, e quando già per noi peraltro faceva buio. Faceva buio perché alla frontiera, alla dogana, non avremmo mai immaginato di vivere quel che abbiamo vissuto, e cioè ci hanno fermato. Ci hanno fermato alla frontiera cilena per entrare in Cile. Siamo stati circa un'ora, abbiamo dovuto aprire tutti i bagagli, ma proprio tutti, hanno dovuto controllare le macchine, hanno voluto i passaporti, ci siamo dovuti registrare. Insomma, non è stato affatto facile riuscire a passare in Cile, però alla fine ieri sera distrutti, veramente, guardate, io parlo per me, ma il gruppo lo tengo io in mano, il gruppo, quindi cerco di tenere il polso della situazione. Ho visto che eravamo molto stanchi, abbiamo dovuto cenare intorno alle 9 di sera, quando in Italia erano le 2 di notte, le 3 di notte, e poi abbiamo cercato un albergo e lo abbiamo trovato qui dove adesso io mi trovo, che è la prima città a valle dopo che si scende dalle Alpi americane, e cioè Los Andes. Allora siamo in Cile. Il Cile, chiamata Repubblica del Cile, si estende su un lungo e stretto lembo di terra che va dall'Oceano Pacifico, che è bagnato dall'Oceano Pacifico, e la cordigliera delle Ande. È costituita da circa 18 milioni di abitanti, ha un buon indice di sviluppo umano e il PIL pro capite cresce in maniera significativa. La capitale, dove noi ci recheremo, è ad un'ora circa di distanza da qui, da dove mi trovo io, la città de Los Andes, che a cosa potrei paragonarvela? Sembra un po' la città di Bergamo dal punto di vista, diciamo, morfologico. Mi fa pensare alla città, no, dal punto di vista artistico, no, assolutamente, ma proprio per niente, ma nel senso che Bergamo è Bergamo, ma dal punto di vista morfologico mi fa pensare a Bergamo, perché Bergamo è in una conca e poi c'è tutto l'insieme delle montagne che stanno attorno, e così è questa città de Los Andes, che è, direi, poggiata su un piano, su una pianura dalla quale si contemplano le maestose vette delle Ande. Infatti qui non fa caldo, dopo i 30-35 gradi che abbiamo avuto nei giorni scorsi, qui si sta bene, non c'è freddo, si sta bene, ma non c'è neanche caldo, appunto.
Ora io vorrei dirvi una cosa molto bella. Oggi, 22 gennaio, noi, a Dio piacendo, intorno alle 13 ora locale, quindi intorno alle 4 del pomeriggio ora italiana, metteremo piede nella capitale di Santiago del Cile, dove è previsto il terzo momento missionario dopo San Paolo in Brasile e Buenos Aires in Argentina. Staremo 3 giorni, domani 23 gennaio alle ore 17:30, la Santa Messa sabato 24 gennaio sempre alle ore 17:30 e domenica 25 gennaio alle ore 9. Allora vorrei subito innanzitutto dire ai fedeli interessati a essere presenti, chiedo anche al caro Vicente, che saluto con affetto, di rendere noto in lingua spagnola che soltanto in giornata, nel tardo pomeriggio, per ovvie ragioni tecnico-pratiche, potrò comunicare il posto dove ci troveremo per questi 3 incontri di preghiera. Quindi pazientate un po', pazientino un po' i cari fedeli, se ce ne sono, del piccolo resto cileno, perché se ce ne sono, perché noi non ci muoviamo tra parrocchie, monasteri e conventi, ma lottiamo contro tutto un grande, grosso sistema, anche se è un sistema massonico. Voglio dirvi che cosa intendo dire. Alla gente tutte queste storie qui non gliene importa proprio nulla, non ne sanno, la maggior parte della gente non ne sa nulla, capito? Non ne sanno nulla. Se capita che tu chiedi di Bergoglio, parli di Bergoglio e ti chiedono chi sia Bergoglio, succede, e anche in Italia è successo. Quindi diciamo che è una storia. Comunque vi dicevo, ecco, questi 3 giorni il luogo ve lo comunicherò più o meno nel pomeriggio, perché adesso devo prima arrivare intorno alle ore 13 circa, ora locale, a Santiago del Cile. E stamattina ho scoperto una cosa molto bella. Ho scoperto che oggi, 22, io credo molto ai segni, ne ho parlato nei giorni scorsi, no? E sono stato attaccato anche su questo, naturalmente. Credo molto nei segni, perché Dio ci parla attraverso il creato. Questo lo dice Santa. Io vorrei dire ai nemici che mi delegittimano che devono fare molta fatica a farlo, perché io sono un nano che cammina sulle spalle dei giganti. Quando io dico che c'è una teologia dei segni, mi riferisco per esempio al padre della Chiesa San Gregorio Magno, dottore della Chiesa, che parla, a proposito della stella cometa coi re magi, del fatto che Dio parla attraverso i segni. Per esempio la Madonna a Fatima, vi ricordate, aveva detto che la seconda guerra mondiale Dio l'avrebbe annunciata come castigo divino attraverso un cielo che si sarebbe illuminato a giorno di notte in tutta l'Europa, e così è andata. Dio ha parlato attraverso il fenomeno dell'aurora boreale, cioè Dio ci parla attraverso i segni, anche cosmici. Ricordiamoci cosa è successo con Benedetto XVI, l'11 febbraio del 2013, il fulmine sulla cupola di San Pietro, e il gennaio 2023 per i funerali la nebbia a Piazza San Pietro, che a Roma la nebbia, come sapete, non è una cosa così frequente come non lo è più del resto, come in passato anche nella pianura padana. Allora io volevo dirvi che oggi ho avuto un segno per me preziosissimo. Un po' il cuor mio l'avevo chiesto, perché anche io ho bisogno sempre di essere confermato, no? Essere sostenuto. Ecco il segno. Oggi, 22 gennaio, udite bene, è la memoria liturgica della beata Laura Vicugna. E rimango senza parole io. Adesso vi dirò perché, e poi vi dirò chi è, anche se io ne ho parlato nella rubrica Piccoli grandi eroi della fede. Eccola lì Laura Vicugna. Laura Vicugna è nata a Santiago del Cile, dove oggi arriviamo. Non mi sembra che possa essere casuale, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto stamattina, quasi per caso. Quasi per caso l'ho scoperto, mentre preparavo la rubrica Santi e Caffè, la preparo anche nella preghiera, vado a scoprire che la beata Laura Vicugna è nata a Santiago del Cile. Ecco. È nata a Santiago del Cile ed è morta il 22 gennaio come oggi del 1904 a Junín de los Andes, che è una città dalla quale peraltro noi siamo passati e dove lei dove riposano i suoi resti mortali. Chi era Laura Vicugna? Ecco, vedete questa unica foto che possediamo di lei, è una delle più giovani beate della Chiesa Cattolica. Laura del Carmen Vicugna Pino nasce a Santiago del Cile il 5 aprile 1891 da José Domingo, un militare in carriera di nobile famiglia, e Mercedes Pino, una sarta di umili origini. Bisogna tenere presente che qui in Cile, anche qui a Los Andes, ci sono un sacco di cognomi, una cosa incredibile, italiani.
Per esempio, di fronte alla camera mia d'albergo c'è una impresa di trasporti che porta il cognome italiano, porta un cognome italiano. E stamattina, passeggiando per la città di Los Andes, c'era l'Accademia Italiana della Cultura Italiana, c'era il Centro Culturale Italiano, capito? Cioè, qui tra fine Ottocento, come racconta Edmondo De Amicis nel libro Cuore, a proposito di Marco dagli Appennini alle Ande, e come anche altre storie raccontano, venivano gli italiani a fare fortuna. Per cui, per esempio, a Mendoza, nella zona di Mendoza, in Argentina, al confine col Cile, ci sono i vigneti che portano nomi Furlan, Garlan. Chi sono Furlan e Garlan, se non trentini e veneti che tra 800 e 900 sono venuti qui? Hanno fiutato, perché su questo veneti e trentini sono imbattibili a livello planetario, a livello mondiale, non solo italiano. Come sanno fiutare gli affari veneti e trentini, secondo me, può darsi che mi sbagli, comunque sono venuti qui, hanno comprato i vigneti, capito? Si sono impossessati dei vigneti e hanno fatto fortuna. Oggi questa gente, queste famiglie di origine italiana, ormai del tutto ovviamente inserite qui, scusate queste note così, però fanno riflettere, perché il mondo è questo, e adesso sono famiglie ricche, milionarie. Te vai a Mendoza, la città appunto del vino, e scopri che è pressappoco in mano agli italiani. Dappertutto ci sono ristoranti italiani, enoteche, lo stile è italiano, appunto perché sono venute queste famiglie. Torniamo un attimo a Laura Vicugna, che è nata a Santiago del Cile, anche se muore in Argentina, ma in Argentina vicino al Cile, e oggi io arrivo a Santiago del Cile. Mi sembra molto bello che si faccia la sua festa. Così io, anche se sono i santi Vincenzo e Anastasio, celebrerò la messa non in rosso ma in bianco, perché voglio fare la messa con la memoria della beata Laura Vicugna, facendo come commemorazione quella dei santi Vincenzo e Anastasio, credo sia giusto. Che cosa ha fatto questa bambina? È cresciuta in un ambiente familiare molto problematico e anche poco morale, perché quest'uomo diventa un uomo di grande cattiveria, diciamo così, malvagità. Nel 1902 intanto lei prende i voti di povertà, pensate a 11 anni e mezzo, quando si dice la grazia di Dio che opera in fretta, potremmo dire, perché il Signore prevede anche chi deve andare via e chi deve andare dopo, no? Ecco, solo questione di tempo, c'è chi va via prima, c'è chi va via dopo, ma insomma tutti da lì passiamo e timbriamo il ticket e passiamo la dogana, come abbiamo fatto noi ieri sera, senza mai terminare tra Argentina e Cile. Vicugna prende a questa età così piccola i voti di povertà, castità e obbedienza in forma privata. Però lei, la fanciulla, soffre molto per la presenza di questo uomo concubino, ecco, di Manuel Mora, nella vita della madre e nella sua vita. Quest'uomo cerca, a quanto pare, qualche volta persino di provare a insolentire, a disturbare, mi capite molto bene, la piccola Laura, che era abbastanza anche carina, e quindi lei soffre molto per questa situazione immorale della madre, che non può accostarsi all'Eucaristia. Non c'era ancora il diabolico Bergoglio. Io non so come facciano ad attaccare me quando hanno una chiesa dove i concubini fanno la comunione. Io veramente, giorno per giorno che passa, troverò pace solo in paradiso, ormai l'ho capito, perché io con questa umanità, con questo cattolicesimo, io non mi trovo a mio agio. Non so voi come facciate ad andare a messa in una cum facendo finta di nulla. Come riusciate a far finta di nulla, per me resta un enigma. Cari figlioli del piccolo resto, non lamentatevi delle prove che affrontate. Non lamentatevi delle difficoltà, dei travagli, delle contraddizioni, delle persecuzioni, delle umiliazioni, della ghettizzazione permanente e progressiva a cui siamo sottoposti. È meglio tutto questo piuttosto che quello che fanno gli Unacum, che poi non a caso se la prendono con noi dicendo che siamo una setta quando noi non siamo affatto una setta, perché questi sono capaci da 13 anni di stare in una chiesa dove si dà la comunione ai concubini. E poi vorrei sapere come si sentono quando parliamo di Laura Vicugna. Disgraziati che sono. Stanno rovinando il cattolicesimo romano e vanno a messa pensando che la liturgia da sola basti. Quando io ho affermato in passato più volte, e continuo ad affermarlo, che la dottrina è più importante della liturgia, intendo dire che una liturgia, è proprio questo che intendo dire, questo lo insegna la Chiesa, che una liturgia senza sana dottrina non serve proprio a un fico secco.
tu puoi andare a messa ogni giorno, ma quando sai che il credo apostolico è calpestato, che si dà la comunione ai divorziati e ai risposati, il matrimonio e le coppie gay, va bene? Ti devi rendere conto che non sei nella Chiesa cattolica, anche se la messa è tutta pizzi e merletti, e fan finta di essere con la Chiesa cattolica, però si sentono loro, questi sono i tradizionalisti. Ieri Prevost ha ricevuto in udienza, te pareva, il summit della fraternità di San Pietro, capito? Tutti lì a Cotechino e Taraluce e Cotechino, e fan finta tutti di nulla. Come facciano a stare in questa Chiesa? Per me resta veramente un grande mistero. Quando la Chiesa insegna, già nel Nuovo Testamento, lo dice l'Apostolo Paolo, lo dice ancora più fortemente niente meno che l'Apostolo dell'amore Giovanni, che perciò vuol far capire che la carità sì, ma non a scapito della verità. Quando dice non salutateli, non date loro, parlando degli eretici, il segno della pace. Lo dice questo l'Apostolo Giovanni. Ecco, allora torniamo però alla storia di Laura Vicugna, che ribadisco per me è un segno, perché proprio oggi non lo sapevo, l'ho pensata, ma non sapevo questo particolare che per me è un segno. Oggi è la sua festa, oggi è la festa della beata Laura Vicugna, che è nata a Santiago del Cile, dove oggi arrivo. Cosa fa? Che cosa fa praticamente Laura? Vede che la mamma sempre più si ostina a vivere una vita immorale, anche per la prima comunione lei soffre molto perché la mamma appunto non si converte. Possiamo provare a immaginare, per ragioni di tempo voglio essere breve, possiamo solo provare a immaginare la sofferenza di questa fanciulla, tutta di Dio, tutta di Gesù, perché era veramente una fanciulla tutta di Gesù, va bene? Tra l'altro salesiana, per cui proprio oggi che inizia la novena a Don Bosco festeggiamo la festa di una beata salesiana, una figlia di Don Bosco, che aveva una grande sete di preghiera. Questo è un altro aspetto naturalmente che non ho il tempo di approfondire, perché poi ci sono delle costanti nelle vite dei santi, perché lo Spirito Santo non si smentisce, e cioè che sono persone che pregano, persone di penitenza, persone immerse nel mistero di Dio, di una profonda interiorità. E così era Laura qui in Cile, capito? A migliaia di chilometri di distanza dall'Italia del Novecento. Insomma, per farla breve, Laura si trova di fronte ad una sola possibilità. Ecco, questo è quello che poi ci fa riflettere. Decide di offrirsi vittima. Voi tutti sapete che nella serie di catechesi sui santi, piccoli, grandi eroi della fede, abbiamo parlato di un paio di queste giovani anime che si sono offerte vittime. Questa è Laura Vicugna, la più giovane vittima d'amore. Lei in pratica formula un voto a Gesù e dice a Gesù: se tu mi dai, se tu salvi l'anima di mia madre dal peccato mortale, io ti offro la mia vita. Io ti offro la mia vita. Vi è, figlioli cari, che intanto loro si trasferiscono da Santiago del Cile, attraversano le Ande. Mi sono chiesto mentre preparavo come abbiano potuto fare ai primi del Novecento ad attraversare le Ande. Resta per me un grande mistero, perché chi ci passa, se si arriva in aereo non te ne accorgi, ma se come noi in macchina attraversi le Ande è un'esperienza che ti rimane per tutta la vita. Ci sono dei valichi e dei canyon, ci sono veri e propri canyon, è solo che vengono valorizzati quelli noti in America del Nord, ma guardate che abbiamo visto dei veri e propri canyon, c'è il rafting, c'è chi fa il rafting oggi, no? Attraverso questi pendii e queste pianure scoscese, e poi dopo ci sono dei veri e propri canyon dove passano dei fiumi, anche ci sono dei laghi, un paio di laghi molto belli con colori cobalto, un cobalto meraviglioso, ecco. E allora questi attraversano chissà come in carro, trainato dai cavalli, ma i cavalli potevano arrivare lì sopra, non so, forse c'era già la ferrovia, non lo so, non so dirvi. Comunque attraversano le Ande e si trasferiscono in Argentina, però al confine con Cile, in una città non molto lontana al di là delle Ande cilene, che è Junín de los Andes. E qui Laura comincia a fare un lavoro di persuasione verso la mamma che non ottiene grandi risultati. Non appena fa il voto di vittima, Laura si ammala subito, in breve tempo, più o meno mezzo anno, muore come oggi il 22 gennaio del 1904 all'età di 12 anni e mezzo, pensate un po', di 12 anni e mezzo. C'è un particolare che commuove, e cioè che ai funerali la mamma
di Laura, si confessa per fare la comunione e rinuncia per sempre al concubinato, all'adulterio con l'uomo con cui viveva, Manuel Mora. Ecco, questa è la storia di Laura Vicuña, di cui oggi è la festa. Lei nata a Santiago del Cile, cilena, e proprio oggi io arriverò lì. La Congregazione dei Salesiani ha dato inizio al processo di canonizzazione di Laura Vicuña già a partire dagli anni 50, ma il problema è che non era considerata martire. Tuttavia il grande per me, Giovanni Paolo II, che ha sbloccato non poche cause di santi, ha detto che sì, poteva essere considerato una forma di martirio. Non entro nel merito su come questo può essere considerato una forma di martirio, comunque viene proclamata beata da San Giovanni Paolo II il 3 settembre 1988 sul Colle Don Bosco, lì in Piemonte, nel territorio di Castelnuovo Don Bosco. La ragione della sua beatificazione è un miracolo attribuitole nel 1955, quando suor Ofelia del Carmelobo Sareiano, affetta da gravi problemi polmonari e con ormai soltanto poche settimane di vita, si rivolge alla serva di Dio Laura Vicuña in preghiera, e come spesso si fa quando arrivano questi doni di miracoli, metteva l'immaginetta, fatelo anche voi se siete ammalati e fate delle novene, e mettete l'immaginetta del santo a cui vi rivolgete sotto il materasso, sotto il cuscino, tenetela addosso, se aveste una reliquia ancora meglio, e insomma questa suora improvvisamente guarisce. Mi sembra importante fare presente che Laura Vicuña è venerata in Cile e Argentina come protettrice delle vittime di incesti e abusi sessuali. Il nostro pensiero corre alla diocesi di Chiclayo e al gruppo di giovani ragazze violentate da 2 preti peruviani, i cui casi di abusi sessuali sono stati clamorosamente, presuntamente coperti dall'attuale falso papa Prevost, ma naturalmente di questo non si deve più parlare. Ecco, mi pare molto bella questa storia. Lei è sepolta a Bahia Blanca. Bahia Blanca è una città della provincia di Buenos Aires, dall'altra parte, quindi non è a Junín, è morta a Junín, ma è sepolta lì. Bene, non posso però non aggiungere un altro dettaglio. Oggi è una giornata di grazia, perché? Perché mi trovo, come vi ho detto, a Los Andes. Los Andes è la prima città cilena, scendendo dalle Ande, per questo si chiama proprio così, di città di Los Andes. Ebbene, proprio qui a Los Andes è nata, no, non è nata qui, è morta una santa veneratissima in Cile. Sto parlando di Santa Teresa di Gesù di Los Andes. Eccola lì, questa è una foto, non è un quadro, è la foto in bianco e nero di questa giovane altra santa cilena, nata a Santiago del Cile, anche lei. Nata a Santiago del Cile il 13 luglio 1900 e morta all'età di 20 anni a Los Andes, dove oggi io mi trovo, il 12 aprile 1920. È stata una religiosa cilena, carmelitana scalza, nello stile appunto di Santa Teresa di Gesù Bambino, ed è morta nel monastero qui a Los Andes del Spirito Santo di Los Andes. Io stamattina sono passato dal monastero intorno alle 7:30 circa, facendo un giro, dopo, immaginate, ieri 12 ore di macchina, per fortuna oggi ne resta solo un'ora e mezza circa per arrivare a Santiago, avevo bisogno di sgranchirmi un po', e camminando ho visto il monastero, ho visto questa chiesa col prospetto stile simil gotico, e al lato c'è una statua con delle lettere, forse c'erano anche dei lumini, non me ne sono accorto, ma le lettere le ho viste, e c'è la statuetta, la statua anche grande, di questa santa sconosciuta in Italia ma veneratissima in Cile, l'unica santa cilena. L'unica santa cilena. Che cosa ha fatto? Niente, è entrata nel 1907, non nel 1907 ma nel 1917, entra nel monastero, 1919 scusate, entra nel monastero dello Spirito Santo a Los Andes. Il 7 maggio del 19 entra in questo monastero qui a Los Andes, a 2 passi. Il 14 ottobre del 1919 veste l'abito di carmelitana, iniziando il noviziato con il nome di Teresa di Gesù. Questa santa aveva un dono, buon per lei, le locuzioni. Davanti al tabernacolo
a me succede in qualunque momento, a dire il vero, però sostanzialmente quelle più significative, che forse ormai sono state quelle più significative, non penso che ne arriveranno altre così altrettanto significative, le ho avute durante la consacrazione. Bene, questa santa, Teresa de los Andes, le parlava a Gesù. Le parlava a Gesù in locuzione, non aveva visioni, le parlava, le locuzioni sono vari di tipi, non ho il tempo adesso di trattarlo, le parlava attraverso il tabernacolo. Ecco, era una suora eucaristica. Ci siamo, regia, con la diretta? Mi sembra di sì? Beh, dicevo che appunto lei trascorreva molto tempo davanti al tabernacolo e aveva ottenuto dalla superiora la possibilità di stare a lungo, quando gli impegni comunitari non lo impedivano, di stare a lungo davanti al tabernacolo. E Gesù le parla più volte. Le parla più volte Gesù, ho pensato, mentre lei è qui, dall'altra parte del pianeta, io sono, no? Vicino al polo antartico e soprattutto a 2 passi dall'oceano Pacifico, dall'altra parte in Italia Gesù parlava, che ne so io, a Dondolindo Ruotolo, a Padre Pio, insomma Gesù non conosce, grazie a Dio, le distanze geografiche, non deve viaggiare 12 ore di macchina come noi attraverso il valico delle Ande. Gesù le parlava, le annuncia che cosa? Un cammino di sofferenza e di croce per gli altri, per i peccatori, insomma, per la santificazione. Vedete che il cammino è quello, figlioli cari, questa falsa chiesa è diventata una chiesa che nega e si vergogna della croce di Cristo. Guardate bene che così è, guardate bene che è così. Insomma, Gesù le lascia intendere che avrebbe sofferto molto, ma come dire, attenti bene, tutto in una sola volta, perché Gesù le dice: la tua vita non sarà lunga. Chissà come avrà reagito a questa notizia. Me lo sono chiesto se Gesù l'avesse detto a me, perché ormai la mia vita non è più così corta, io ho 52 anni e lei muore all'età di 20 anni. Muore all'età di 20 anni, ma prima di morire, come Gesù in locuzioni interiori l'aveva preannunciato, si ammala di tifo. Si ammala di tifo e questa malattia le procura grandissime sofferenze, perché il tifo produce febbre alta, cefalee gravissime, congiuntivite, mialgie, altragie, malessere generale, soprattutto colpisce appunto con le cellule endoteliali, crea una sorta di insufficienza renale, insomma crea dolori fisici, e qui siamo nei primi del Novecento in Cile, incalcolabili. Però Teresa de los Andes, questa suora carmelitana, anche lei nata a Santiago del Cile come Laura Vicugna, offre tutto con gioia a Gesù, è chiamata la Santa della Gioia, perché era questa foto, non lo lascia emergere chiaramente, anche se il viso è statico, perché le rigide regole dei primi decenni del Novecento prevedevano che le suore carmelitane di clausura che facessero una foto si mostrassero serie. Non è più come oggi, quindi vedete una foto in cui c'è Santa Teresa de los Andes con un viso tutto austero, però era sempre sorridente. Morirà la sera del 12 aprile 1920 come carmelitana scalza, farà la professione in articulo mortis. Ecco, vi ho voluto parlare di queste due suore, queste due sante cilene, tutte e due nate a Santiago del Cile, e in particolare vi ho parlato di Laura Vicugna, perché Laura Vicugna proprio oggi è la sua festa. È incredibile questa coincidenza che mi lascia veramente tanto contento. Però il titolo, per questi altri 15 minuti che restano ancora da affrontare, di stamattina, come vedete, è un tema che ha tenuto banco nei giorni scorsi in Italia, però cosa volete, io sono lontano, quindi diciamo non ho seguito fino in fondo la vicenda, adesso potrei invece averne un'idea chiara e quindi ho deciso di affrontarlo anch'io. Vedete il titolo: il vescovo Suetta e la campana dei non nati. Che cosa è successo? È successo che, per farlo in breve, poi andiamo a vedere un po' le notizie e tiriamo una conclusione. È successo che nei giorni scorsi ha fatto parlare molto di sé il fatto che
questo vescovo italiano, esattamente vescovo di Ventimiglia mi pare, o di Sanremo proprio, ha deciso di piazzare sul campanile della cattedrale una campana i cui rintocchi dovranno sempre ricordare la piaga dell'aborto. Apriti cielo, nell'Italia dove c'è Roma, dove c'è il Papa Leon Forse, fino al 2036 saremo lì a capire se lo è o non lo è, l'Italia insorge come ovvio la sinistra, insorge, diciamo così, la politica italiana con la sinistra, una levata di scudi per un'Italia che deve rimanere laica, dove il vescovo viene accusato di essere un crociato, di fare una campagna contro una legge preziosissima come la legge 194, che vi ricordo è stata canonizzata da persone mostruose come il cardinale di Bologna Zuppi e il vescovo in pensione, che adesso vi citerò perché è intervenuto, Paglia, perché i vescovi italiani, di fronte all'attacco mirato nei confronti di Suetta, che a mio avviso male ha fatto a replicare cercando di tendere la mano, perché non ha capito forse il vescovo che Gesù nel Vangelo l'ha detto. Io vorrei dire questo mi permetto di dirlo con molto rispetto, forse per via del fatto che il mio carisma è anche un po' diverso, ma insomma questa idea di voler fare a tutti i costi a giocare alla pace, fioli cari, non è evangelico sempre, non è sempre evangelico. Comunque è un altro discorso, mi porterebbe lontano. Continuiamo ad affrontare questo. Quindi c'è stata una levata di scudi per via di questa questione complessa, che è la realizzazione di questa campagna. Adesso leggiamo un po' di articoli di giornale. Questo è della Riviera. Uno dei primi ad averlo dato. Campana dei bambini mai nati, il vescovo Suetta: non è un dito puntato contro nessuno, le polemiche hanno amplificato il suono. Invito tutti, credenti e non credenti, ad una riflessione più approfondita, anche se a qualcuno può sembrare inopportuna. Leggiamo. Questo era il titolo. Ha suscitato dibattito e reazioni contrastanti la campana dedicata ai bambini mai nati, recentemente collocata e messa in funzione nella sede matuziana della diocesi di Ventimiglia e di Sanremo. Un'iniziativa che nelle intenzioni della Chiesa vuole essere segno di memoria e riflessione, ma che ha anche acceso polemiche nella popolazione. A chiarirne il senso è il vescovo Antonio. L'idea viene un po' da lontano, spiega. La campana è stata fusa nel 2021, benedetta nel febbraio 2022, e solo ora siamo riusciti a posizionarla e a metterla in funzione. Un progetto che nasce come ricordo di queste persone, perché tali sono tutti i bambini che non hanno potuto nascere. Ora, la Chiesa deve e può essere libera di portare avanti queste iniziative? No. E perché no? Perché Suetta appartiene al sistema della falsa Chiesa. E quindi la piglia in saccoccia pure lui, ma questa era la conclusione a cui voleva arrivare. Non dovrebbe riflettere Suetta che il Papa non l'ha difeso? Che i vescovi italiani hanno taciuto e che bene avrebbe fatto a tacere anche l'unico che ha parlato tra i vescovi italiani, Paglia, che ha detto che avrebbe messo meglio una campana per gli anziani e per la fraternità universale anziché per quello. Non riflette Antonio Suetta che è rimasto solo in questo? Io non so, ma questa è la conclusione. Preghiamo che Monsignor Antonio Suetta abbia il coraggio di ascoltare quello che il cuore, lo Spirito Santo, che è un uomo santo lui, gli sta suggerendo nel cuore. Perché lui poi è stato difensore ed è difensore di alcune realtà, peggio per noi che non lo conosciamo, forse lui conosce noi, di alcune realtà tradizionaliste come i francescani dell'Immacolata, li ha accolti in diocesi. È un uomo ragionevole, come fa a non capire che quella non è la Chiesa Cattolica? Come fa a non capirlo? Il disinteresse totale dei colleghi vescovi italiani che sono impegnati in tutt'altre faccende, come la difesa dell'ambiente, va bene? La conversione ecologica,
E poi vi ricordate, abbiamo parlato l'anno scorso, dopo il giubileo LGBTQ+, lo scorso 6 settembre 2025, del documento preparatorio al sinodo da parte della Conferenza Episcopale Italiana, dove Zuppi e l'altro, come si chiama, Savino, Francesco Savino di Cassano allo Ionio, chiedono esplicitamente ai cattolici italiani di scendere in piazza nelle manifestazioni omofobiche. Le manifestazioni omofobiche, per chi non lo sapesse, sono quelle globaliste dei carri gay pride, con le tette scoperte e le terga in aria, con i preservativi giganti e le madonne e i cristi profanati. Si rimane senza parole. O mi sto sbagliando io in questo frangente storico? Figlioli cari, mi sto forse sbagliando io dicendovi che questa non è la Chiesa Cattolica? Ma se lo è, che cosa caspita sta accadendo? Gesù Cristo se n'è andato? Lo Spirito Santo è in pensione? Dio Padre ci ha mandato a quel paese? Me lo dite voi? C'è qualcuno che ha il coraggio di rispondere a questa domanda? Ditemi dove io sto sbagliando in quel che dico. Se questa è la Chiesa Cattolica, Gesù Cristo ci ha preso in giro. Le porte dell'inferno non prevarranno. Abbiamo una chiesa di una chiesa con dei vescovi italiani che ufficialmente propongono e chiedono ai cattolici di andare a sponsorizzare le tette scoperte, le terga in aria con i preservativi giganti, e che tace di fronte a un confratello vescovo che magari per un sussulto di coscienza opera questo tipo di scelta pastorale che è proprio è tipica, come vorrei dirvi, non c'è niente di eccezionale in quello che Suetta ha fatto. Diventa eccezionale in un contesto apostata, infame, imbastardito come quello della falsa Chiesa di Roma. Diventa un problema. Non solo per la sinistra, non solo per gli esponenti LGBTQ+, filoabortisti alla maniera di Emma Bonino. Famiglia Cristiana ha scritto un grazie immenso a Emma Bonino per le battaglie portate avanti. Famiglia Cristiana, quando Emma Bonino, vi ricordate, con quella roba lì, la pompetta, c'è una foto che io preferisco non mostrare, va bene? Io grido al cospetto di Dio e sento che Dio ascolta il mio grido. I suoi tempi non sono i nostri tempi, ne parlavamo ieri, vi ricordate, con le visioni di Caterina Emmerich, dove viene detto a Caterina Emmerich che la Madonna interverrà quando però sarà proprio arrivato il culmine di tutto questo. Se non siamo già al culmine, io non lo so questo dobbiamo pensarlo insieme. La Madonna diceva che bisogna pregare tanto e sacrificarci, offriamo le nostre sofferenze, ognuna le proprie, offriamole a Dio, figlioli cari, è tutta grazia. Io ho dovuto mangiare di sera solo per accenni alle 21:30. Dovevo mangiare, questa volta ero costretto a mangiare, perché avevo fatto 12 ore, 10 ore, me ne mancavano 2, un'ora e mezzo, e io sapevo che il mio corpo era separato, scisso, pensate un po', perché il mio organismo sano, perché grazie a Dio sono sano, richiedeva il cibo, e richiedeva cibo abbondante, perché a pranzo, come i miei collaboratori possono sapere, non avevo quasi mangiato, eppure io ho guidato io la macchina per circa 12 ore, in mezzo alle montagne, quindi alle 21:30 io avevo una fame da lupo, però sapevo anche che io alle 21:30, chi soffre di reflusso lo sa, non posso mangiare, perché dovevo decidere mangiare o riposare poi. Immaginate, allora io mi sono rasserenato quando io ho detto te lo offro Gesù, te lo offro. Ho ricordato le parole della Madonna a Fatima che dice di tutto ciò che poteva, non so se la Madonna o l'angelo, comunque a Fatima sicuramente, ai 3 pastorelli, che tra l'altro mi sono usciti quest'anno come santi che mi accompagnano, la Madonna o Gesù o l'angelo dicono, tutti e 2 forse, dicono di tutto ciò che potete offrite un sacrificio a Dio. Noi dobbiamo offrire un sacrificio perché la Chiesa cattolica possa vincere su questo mostro bestiale che è la falsa Chiesa bergogliana. Se fosse la Chiesa di Gesù Cristo, il Papa sarebbe intervenuto in difesa del Vescovo. Se fosse la Chiesa di Gesù Cristo, i vescovi italiani lo avrebbero sostenuto, invece è rimasto solo. E l'unico che ha parlato è stato Monsignor Paglia, il quale ieri si trovava, guarda caso, proprio a Sanremo. Si trovava a Sanremo, Monsignor Paglia, ha preso parte ad un convegno
ad un convegno presso il Teatro del Casino, mi piace il post, per partecipare a un convegno sulla terza età. Capito? Chissà che questo, perché dovete sapere che Monsignor Paglia è senza dubbio un avant-frontière, cioè è un pioniere. Questi convegni sulla terza età non servono altro che a preparare il terreno sul suicidio assistito, perché lui ha guidato la Pontificia Accademia per la Vita strizzando l'occhio alla legge 194 e alla legge molto dibattuta sul suicidio assistito. Si rimane senza parole. Comunque è andato lì, intervistato su questa iniziativa del vescovo locale, che non è stato invitato al convegno, Paglia risponde così letteralmente: io vorrei che si suonassero le campane per i vecchi affinché siano accompagnati con serenità e amore, così che nessuno sia lasciato solo. La campana della fraternità deve suonare più forte e suonare forte. Ecco, questo è l'intervento di Paglia, che quindi non prende le difese del suo confratello, come invece era doverosamente utile fare, che quindi lo scarica, che quindi ribadisce la sua posizione. Ce lo ricordiamo nel 2022, quando partecipando a un programma su Rai 3, Monsignor Vincenzo Paglia aveva dichiarato, cito, virgolettato, a riguardo della legge sull'aborto: penso, ha detto, che la legge c'è. Questo è un vescovo che parla, collaboratore stretto di Bergoglio, presidente della Pontificia Accademia per la Vita: penso che la legge 194 sia ormai un pilastro della nostra vita sociale. E poi, incalzato sul giornalista che gli chiedeva casomai se bisognava mettere in discussione da parte cattolica la legge 194, che come sapete è quella sull'interruzione volontaria della gravidanza, ha risposto: no, assolutamente, ma assolutamente. Ecco. Monsignor Suetta invece è rimasto solo, è stato lasciato solo, e nessuno dei vescovi italiani è intervenuto in suo favore. Messa in Latino aveva lanciato nei giorni oggi sì, ma quando mi dice 12 minuti fa si riferisce all'orario mio, nostro? Allora qualche minuto fa, sì, infatti alle ore 13, ora italiana, sì, è stato lanciato oggi da Luigi Casalini su Messa in Latino una richiesta, ve la leggo e concludiamo. Una campana per la vita, il vescovo Suetta sotto attacco, fallo sentire meno solo. Stiamo vicini e preghiamo per Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia Sanremo, e la sua battaglia per la vita. Generazione Voglio Vivere in Italia non si è solo aperta una polemica, si è rivelata una frattura profonda, culturale e persino ecclesiale. Un ritocco serale, sobrio e silenzioso, è bastato a scatenare una reazione spropositata. La campana dei bambini non nati, voluta dal vescovo di Ventimiglia Sanremo Antonio Suetta, è diventata il bersaglio di un attacco coordinato che ha coinvolto partiti. Io ho visto qualche video, ieri c'era un gruppo di dissidenti politici di sinistra che manifestavano perché venisse tolta la campana, perché è un affronto contro le donne, collettivi studenteschi, movimenti femministi. Ora io, vabbè, finisco e poi ti dico, ma come fanno a non capire che bisogna scendere in campo uniti contro questo sistema malefico di cui la falsa Chiesa di Roma fa parte? E associazioni ideologicamente schierate, fino alla manifestazione di protesta promossa dai radicali nel cuore di Sanremo sabato 17 gennaio. Si è gridato allo scandalo addirittura. Si è parlato di violenza, di atto offensivo, di colpevolizzazione delle donne, accuse gravi urlate con forza ma prive di fondamento. Eppure la reazione non si è limitata, dice Casalini, che anche lui purtroppo tra un sigaro e l'altro, e questo me lo rende simpatico, però fa finta di non accorgersi, troppo fumo negli occhi, fa finta di non accorgersi di ciò che accade a Roma, oppure se ne accorge ma insiste col dire che quella è la Chiesa Cattolica. Che cosa ci possiamo fare? Dio prima o poi ci renderà giustizia, sì. Come dice Gesù, e Dio non renderà giustizia agli eletti che gridano al suo cospetto. Eppure la reazione, dice Casalini, la ferita più profonda è arrivata dall'interno della Chiesa stessa. Quale Chiesa, Casalini? Quale Chiesa? Mentre ci si sarebbe aspettati una parola di difesa o almeno di rispetto nei confronti di un vescovo messo alla gogna mediatica, è calato un silenzio assordante da parte dell'Episcopato italiano.
Vabbè, poi cita ovviamente anche Monsignor Paglia, che è l'unico che è intervenuto, e conclude: è proprio per questo che oggi non possiamo restare a guardare. È da 13 anni che lo fate, vabbè. In un clima così ostile, segnato da attacchi esterni e ambiguità interne, ci stiamo parlando di un vescovo che in Italia è stato libero, fino a prova contraria, di mettere una campana nella circoscrizione ecclesiastica che gli appartiene per dire che suona per i non nati. E questo è quello che sta succedendo in Italia, a Sanremo. Se anche tu credi che il vescovo Suetta non debba essere lasciato solo, invia ora un messaggio di solidarietà e supporto. No, io non invierò nessun messaggio di solidarietà, e adesso concludo e dirò perché. Prima di tutto, esprimo senza dubbio vicinanza a nome di tutto il piccolo resto e preghiera a Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia Sanremo, che ha voluto piazzare una campana che rintocca per i mai nati. Tuttavia, ho da rilevare un paio di cose. Prima di tutto, la solitudine a cui è stato costretto dovrebbe essere sintomatica di una posizione ben nota e ben chiara ormai, solo gli ipocriti non se ne accorgono, cioè che la Chiesa di Roma non gliene importa proprio nulla di tutto questo, ma anzi è infastidita da persone come Suetta. Infatti non vedono l'ora di andare via, mentre Prevost sta continuando quello che faceva Bergoglio, di piazzare in giro per il mondo, ora in maniera più nascosta, vescovi e cardinali che sono completamente dalla parte della falsa Chiesa, dell'ideologia LGBTQ+, della religione gnostico-panteistica, no? Della religione eco-panteistica, eco-mondialista, capito? LGBTista, questi sono i vescovi che vengono promossi da Roma, dalla falsa Chiesa di Roma. I vescovi come Antonio Suetta sono dei veri e propri rompipalle. Scusate, mi è scappato, rompiscatole. Sono dei rompiscatole. Devono essere isolati. È quello che io non riesco a capire. È qui che io invoco l'aiuto del Signore. Chi è che in questo caso sbaglia? Dominutella che dice con dati alla mano, con evidenze del tutto inoppugnabili, quella non è la Chiesa di Gesù Cristo. O Monsignor Antonio Suetta, che sta soffrendo, ma se ne rimane lì obbediente al Papa. Quale Papa? Perché non si ascolta la mia intervista radiosonica a Buenos Aires? Benedetto XVI non ha consegnato il munus, è un vulnus grosso così che non viene rimarginato. Sai, se tu in un fiume getti sostanze acide, e quel fiume era usato per fare i bagni, per pescare i salmoni, è inutile che insisti. L'acido che è stato gettato avvelena i salmoni, se restano vivi avvelenano te. Ora, la Chiesa di Roma ha avuto un vulnus, un acido è entrato, quello del Papa impedito Benedetto XVI, che è stato costretto alle dimissioni nel 2013, e lì hanno piazzato la mafia di San Gallo, i poteri mondiali globalisti con l'agenda 2030, hanno piazzato Monna Lisa in codice, cioè il cardinale presule di oscuro, enigmatico e buio Jorge Mario Bergoglio, che Papa non era, non ha avuto un solo istante il vulnus. Ragazzi, guardate che la cosa diventa, più passa il tempo, non è che viene smaltita, è al contrario. Perché nel frattempo l'acido si è diffuso dappertutto nella Chiesa, e ce l'hanno con me quando parto. Io ogni giorno guardo i social, quello che scrivono contro il sottoscritto. Sono io il problema, che tengo in piedi e grido: guardate che il fiume è acido. Bergoglio non è il Papa e quindi non lo è neanche Prevost. Ma perché non si documenta, Monsignor Antonio Suetta? Perché non ha il coraggio di chiamarmi in privato? Non vuol chiamare me? Chiami Fra Celestino, chiami Don Enrico, Padre Ioannes, Don Ramon, chiami qualcuno, chiami una delle suorine. Pronto? Io sono interrogato dalla battaglia di Dominutella, perché dice cose vere. Un vescovo che ha coscienza dovrebbe dire così: magari non mi piacciono i modi, affari tuoi, perché a me li suggerisce lo Spirito. Se non avessi fatto così, buonanotte ai suonatori. Magari urla, però dice cose vere, perché io finora non ho detto cose contro il Vangelo come fa la falsa Chiesa. Io non do la comunione ai divorziati e risposati. Vorrei chiedere a Monsignor Suetta, lui nella sua diocesi, i suoi preti seguono Papa Francesco o Monsignor Suetta? Questa è una domanda importante, seria, che la dice lunga sulla situazione penosa che stiamo vivendo. Io vorrei chiedere a Monsignor Suetta, ma i suoi preti a Sanremo e a Ventimiglia
Danno la comunione ai divorziati e risposati, sì o no? Allora lei non è nella Chiesa Cattolica, eccellenza. Lei fa una lodevolissima battaglia per i bambini mai nati, capito? Però poi nella sua diocesi le comunioni sono sacrileghe, anche se c'è la fraternità, che ne so io, dell'Immacolata, i frati francescani dell'Immacolata. Monsignor Suetta, lei ha approfondito la Magna Questio relativa alle dimissioni di Papa Benedetto? Che idea si è fatta? Per lei Papa Francesco è stato un Papa che tutti esaltano come santo o è andato oltre il Vangelo con amoris laetitia e fiducia supplica? Monsignor Suetta, lei non si trova a disagio con Papa Leone che non ha detto una sola sillaba con la profanazione l'anno scorso 6 settembre 2025 del giubileo LGBTQ+? Lo sa lei che, vabbè, mi fermo qui, le sa queste cose, Monsueta? Pazienza, purtroppo decide di rimanere lì, mentre io sono qui ad attraversare le vaste sconfinate distanze dell'America Latina, dell'Ispano America, per cercare di sensibilizzare, ma chi, che cosa, come? Veramente la nostra missione è nelle mani di Dio. I frutti ci saranno, ma certo all'inizio arriviamo come gli italiani della fine dell'Ottocento, prima metà del Novecento, qui come veri e propri, diciamo, poveri che vengono a mettere base. Noi stiamo mettendo base, avendo tutto il sistema contro. Questo è il tempo dell'Apocalisse, non c'è alcun dubbio, fiori cari. Forse dopo poi verrà il tempo che la Madonna ha promesso, un tempo di pace e di benedizione, ma questo è senza dubbio il tempo dell'Apocalisse. È una falsa chiesa e i vescovi come Suetta che potrebbero fare tanto per noi, per la vera chiesa, per quelli che non si sono piegati alla bestia, che stanno lì a temporeggiare. Casalini ora esprime solidarietà a Suetta, perché mai con noi? Perché Casalini per Fra Celestino no? Perché grida la verità quando si è saputo che doveva essere ridotto allo stato legale? Perché non? Lasciate stare me che vi do fastidio. Ma perché per Don Enrico no? E per Monsignor Suetta sì? Qual è la differenza? La differenza è che Don Enrico e Fra Celestino dicono che quella non è la Chiesa Cattolica. E perché voi non lo dite? Perché vi ostinate a credere che Dio possa permettere tutto questo? Non sarebbe vero, perché allora Gesù ha fallito. Allora ha ragione Vito Mancuso che il Cristo della fede l'hanno inventato i cristiani e che quello che Gesù dice nel Vangelo non è dogmatico, perché se l'ho inventato la prima comunità cristiana. Le porte, tu sei Pietro, dice Vito Mancuso, questo è tutto inventato dal Cristo della fede scoperto dai primi cristiani. Di Gesù di Nazaret non c'è niente di questo. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non prevarranno. È il Cristo della fede, allora, Casalini, perché se invece è Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha detto questo, ti devi interrogare sui motivi per cui moralmente esprimi solidarietà a Monsignor, cosa giustissima, a Monsignor Antonio Suetta, e tutti tacete su di noi, piccolo resto, neanche ci considerate. Non sarà che vi diamo un problema di coscienza in più perché vi suggeriamo che abbiamo ragione quando vi diciamo che quella non può essere la Chiesa indefettibile di Gesù Cristo, che va oltre il Vangelo, va oltre la volontà fondativa e a forza di star lì a far finta di niente, voi state dando un grande aiuto a Satana. Mi dispiace dirvelo, ma è così, perché il vostro silenzio rafforza i nemici. Questi andranno avanti con l'ordinazione delle diaconesse, coi tempi che hanno stabilito non hanno fretta, mentre sul trono di Pietro siede uno che Papa non è e che prima di essere eletto Papa, la Nuova Bussola Quotidiana, esprime anche essa solidarietà. Suetta aveva messo in guardia dal votarlo per via dei presunti casi di abusi sessuali coperti. Questa è la situazione penosa. Noi siamo qui in Cile domani, da oggi fino a domenica, domani e dopodomani ancora, fino a domenica, e poi, ecco, continueremo la nostra visione per altre tappe che Dio ci ispirerà. Ecco, con la corona e il rosario in mano, fiori cari, andiamo avanti senza scoraggiarci. La Madonna è con noi, preghiamo, sacrifichiamoci e oggi invochiamo l'intercessione tutti insieme di San Giovanni Bosco, perché inizia la novena, la sua festa è il 31 gennaio, quindi oggi 22 gennaio inizia la novena che si conclude il giorno prima, quindi fatela. Invocate San Giovanni Bosco e poi che lui le grazie le ottiene dalla Madonna Ausiliatrice. E poi oggi anche la beata Laura Vicugna, questa fanciulla, una delle più giovani beate della Chiesa Cattolica, 12 anni e mezzo, nata proprio a Santiago del Cile, dove io sto arrivando, con un saluto da parte di Santa Teresa de los Andes, che proprio qui
a Los Andes, dove io mi trovo, è vissuta, ha parlato con Gesù che era nel tabernacolo, si è offerta e dopo aver sofferto così giovane, a 20 anni, è volata in paradiso. Che il Signore attraverso l'intercessione dei santi ci aiuti. Io voglio ancora una volta di più, concludendo con questa accorata riflessione, miei cari figlioli, ringraziarvi della fiducia che mi accordate. Abbiate certezza, io agisco in buona fede. Interpello di continuo la mia coscienza, dico quello che non ho più detto da tempo. Se io sapessi dal cielo o attraverso i miei confratelli che sto sbagliando direzione, statene certi, vi saluterei, bye bye, me ne tornerei a casa mia a studiare, a pregare e a riprendere un po' di fiato dopo quella vita che da 9 anni sto conducendo, e che, se però Dio vuole e vedo che è la strada giusta, per altri anni ancora sono disposto a condurre, perché ci si può far santi così, o come Laura Vicugna e Teresa de los Andes, in breve tempo andar via, oppure tante volte il Signore può chiedere sacrifici su sacrifici. Anche questa è una forma di martirio bianco, ma noi volentieri lo mettiamo in campo, perché la Chiesa cattolica nel piccolo resto si salvi e conservi nel tempo dell'Apocalisse, con l'aiuto monè, la fede cattolica. Sursum corda, fiori cari, e avanti con Maria. Laudetur Jesus Christus.